Io non so se quella di oggi sia stata la conferenza più lunga di Christian Chivu di questa stagione, perlomeno in Serie A. So per certo però che è stata sicuramente una di quelle, se non quella più sostanziosa. Saranno state forse le 2 settimane di pausa che hanno dato anche al mister tempo di riflettere forse su quelle che sarebbero state poi, le dichiarazioni o semplicemente, no, qualche ora in più e qualche giorno in più per mettere insieme tutti i pensieri, un po' come abbiamo fatto noi anche in queste appunto 2 settimane di sosta per le nazionali. Allora oggi Chivu di cose ne ha dette veramente tante, perché secondo me ha indossato, con molta fierezza il caschetto da interista per difendere anche l'Inter sotto, diversi aspetti e poi ha parlato tanto della persona forse più menzionata nelle ultime settimane, sto parlando ovviamente di Alessandro Bastoni, dandoci un po' un quadro su quella che è come dire, la condizione di Bastoni non solo fisica, rientrato appunto da infortunio, ma anche mentale e poi anche, qualche indicazione sul suo futuro che voglio commentare con voi, perché voglio anche capire come avete percepito o come percepirete voi le parole di Chivu, che ovviamente vi riporterò in questo nuovo contenuto. Amiche e amici nerazzurri, ben ritrovati ovviamente qui su Passione Inter. E allora già vi ho fatto capire un po' il tutto, ma ovviamente in questo episodio andremo insomma un po' ad analizzare quelle che sono state le parole del mister alla vigilia di Inter-Roma, la prima partita dopo la sosta, la prima di un'ultima striscia di partite che saranno fondamentali, le ultime 8 partite, di questo campionato e allora appunto di cose ne sono state dette tante, voglio analizzarle con voi. Prima di partire però, come sempre, io vi invito a lasciare un mi piace a questo contenuto, ad iscrivervi ai canali di Passione Inter se non l'avete ancora fatto e poi vi aspettiamo nella famiglia del club di Passione Inter, passioneinter.club con tanti nerazzurri da tutto il mondo per vivere anche quest'ultima, volata finale verso speriamo insomma un traguardo importante, speriamo di poterlo vivere insieme. Parto da quella che secondo me è stato un po' il nocciolo della questione, perché il punto interrogativo di tutti noi in questi giorni è stato: ma come ritroveremo, i nerazzurri, anzi gli azzurri, dopo la batosta data dall'eliminazione dal mondiale, che ha visto anzi dalla mancata qualificazione al mondiale, che ha visto purtroppo protagonisti in negativo proprio i nostri nerazzurri, con Bastoni che si è fatto espellere insomma nella finale playoff contro la Bosnia, Pio che ha sbagliato il rigore, anche di Pio si è parlato in questa conferenza stampa, Di Marco che comunque è stato spremuto abbastanza, lo stesso Barella, insomma una situazione mentale che ci fa porre tante domande. E allora qualche risposta ce l'ha data Kivu oggi, perché si è partito ovviamente dal discorso, relativo ad Alessandro Bastoni. Come sta Bastoni? Ecco, Kivu ha risposto in questo modo, vi cito, quelle che sono state le parole del mister. Lui ha detto: "Bastoni sicuramente è dispiaciuto per quello che è accaduto, ma ovviamente è contento per aver ricevuto il sostegno dei compagni sia in nazionale sia, da quelli di club, dai compagni nerazzurri". Poi secondo me ha fatto un passaggio che in questi giorni forse non è stato sottolineato perché si è pensato tanto a come gettare fango e come continuare a gettare fango addosso a Bastoni e secondo me Kivu, ha detto questa cosa sulla quale forse io stessa anche ho riflettuto poco, ma bisognerebbe un po', parlarne perché è giusto, anche sottolineare le cose positive. Lui ha detto: "Io capisco certe dinamiche del calcio, capisco cosa vuol dire fare 10 giorni di stampelle e poi metterci la faccia e prenderti la responsabilità di una partita così importante". Ecco, in questi giorni tanti, no, si sono riempiti la bocca, di parole su Bastoni, hanno massacrato Bastoni e l'hanno additato anche come il colpevole di questo, fallimento, nazionale. Nessuno però ha riflettuto sul fatto che Bastoni non ha giocato con l'Inter, prima della sosta per infortunio, è rimasto fuori in partite decisive per l'Inter, anche in ottica scudetto, con la Fiorentina non è potuto scendere in campo, insomma, l'Inter ha dovuto privarsi di un giocatore che poi però ha deciso comunque, nonostante la condizione fisica, di partire con la nazionale per provare a centrare il sogno di tutti, che è un sogno nostro, come ha detto Chivu, è un sogno anche loro, perché anche gli stessi giocatori speravano ovviamente, di poter arrivare, ecco, al mondiale dopo così tanti anni. E non è scontato per un giocatore che da molti è stato anche escluso dalla nazionale ancor prima che venisse convocato. Tanti hanno urlato alla non convocazione di Bastoni e nonostante questo lui si è messo probabilmente in una bolla per non sentire tutte quelle che sono state le schifose parole nei suoi confronti, è partito e ha cercato di
dare il massimo. Purtroppo c'è stato un errore, lo dobbiamo dire, perché Bastoni ha sicuramente sbagliato, però nessuno ha sottolineato il fatto che si è sacrificato per la causa, nel senso che ha cercato di fare il massimo almeno per esserci e poteva anche tirarsi fuori, tirarsi indietro in un contesto in cui comunque, a parte gli interisti, nessuno viaggiava insomma, nella scia del sostegno e del supporto nei confronti del giocatore. Quindi secondo me Chivu ha fatto bene a sottolinearlo. E a proposito di questo, un altro passaggio importante è stato quello relativo secondo me alla gogna mediatica, perché Chivu qua si è messo il caschetto da interista e si è tolto secondo me alcuni sassolini dalle scarpe, perché Chivu ha sempre un po' tralasciato questo discorso. Nelle ultime conferenze stampa, nelle ultime settimane post interview, in tanti avevano provato anche a tirargli fuori magari qualche parola relativa a tutto quello che è successo dopo quell'episodio di interview. Oggi secondo me Chivu si è un po' sbloccato, come dicevo, forse il tempo, no, gli ha dato modo anche di riflettere su quelle che sarebbero state le parole più giuste, ma in realtà Chivu secondo me è stato anche molto istintivo in quello che ha detto e quello che ha detto è pura verità. Perché lui ha detto, l'episodio post Juve, per esempio l'episodio post Juve dove si era creata una gogna mediatica, io dopo non l'ho più vista, però finché si tratta dell'Inter, di quello che qualcuno dice che sono i favori nei confronti dell'Inter, allora si mettono i giocatori e la società in piazza per tirargli i sassi. Ma quando si tratta di episodi a sfavore o contro l'Inter, nessuno dice più nulla. Questa è una domanda che dovrei fare io a voi, perché siete voi che mi dovete rispondere sul perché succede questo, perché appunto un collega gli aveva chiesto per quale motivo, l'Inter insomma in questo momento viene additato il blocco Inter come colpevole dei fallimenti italiani, perché quando c'è l'Inter di mezzo insomma le situazioni sono queste. Ecco, Chivo ha detto: "Me lo dovete dire voi, perché succede una cosa all'Inter in negativo e allora tutti si scatenano e mettono in piazza giocatori e società per tirargli i sassi e poi quando invece siamo noi ad essere sfavoriti". E attenzione, qui secondo me non ha parlato di arbitri, perché poi dopo, un altro collega gli ha fatto una domanda, adesso ne parliamo, però lui secondo me non voleva far riferimento tanto al discorso arbitrale, cioè agli sfavori a livello arbitrale, quanto proprio al clima che si crea attorno all'Inter in modo diverso quando l'Inter è favorita e quando l'Inter è sfavorita, perché purtroppo lo vediamo tutti, cioè quello che è successo dopo Inter-Juventus non è mai successo, non è più successo e stiamo difendendo, abbracciando tutti quanti noi nerazzurri un giocatore che è vittima di una situazione allucinante che sta continuando per troppo tempo e che probabilmente magari porterà anche lo stesso giocatore a dover lasciare l'Italia e di questo si è parlato anche oggi in conferenza, perché questo è il passaggio forse più importante, di questa conferenza che un po' devo dirvi la sincera verità, mi lascia molta, amarezza, perché io credo che Bastoni sia un giocatore importante per l'Inter, sia un giocatore importante per la nazionale, sia un talento da preservare, perché in questi giorni si è parlato tanto anche del talento, no, del talento italiano, del fatto che bisogna tenere e preservare il talento italiano e noi stiamo gettando fango su uno dei talenti italiani più importanti, perché Bastoni ditemi quello che volete, ma toglietevi la maglia che indossate, perché Bastoni è oggettivamente uno dei migliori nel suo ruolo, che ricordo essere il braccetto di sinistra e non il centrale. Voglio specificare ancora questa cosa perché secondo me anche su questo si è parlato poco, del ruolo in cui è stato messo Bastoni, ma parliamo di, tattica e parliamo di assetto tattico solo quando ci fa comodo farlo. E allora voglio sottolineare anche questo. E come vi dicevo, probabilmente Bastoni in un certo senso avrà questo pensiero, sarà anche magari costretto ad andarsene, perché purtroppo in questo momento è messo nelle condizioni di dover quasi scappare da una nazione intera che lo sta intera, eccetto gli interisti, che lo sta massacrando. E appunto Chivu su questa cosa un po' secondo me ci ha fatto capire che nella testa del giocatore c'è un po' il pensiero di poter lasciare l'Inter dopo anni fantastici. Non ha dato nessuna conferma in questo senso, però voglio citarvi quelle che sono state le parole, del mister e poi magari aggiungervi, qualcosa, perché voglio essere chiara e dire esattamente quello che ha detto il mister su questa questione. Quali consigli devo dare a Bastoni? Io devo dargli serenità, fiducia, le stesse cose che devo dare agli altri. Io non posso controllare quello che è il suo futuro, quello che lui vorrebbe fare, quello che so io è che lui è contentissimo di stare in questa squadra e che da quando è qui ha sempre dato il 100%. Poi starà a lui decidere quello che è il suo futuro, perché ognuno di noi è responsabile delle decisioni che prende. Ma finché è qua
io sono convinto che darà più del 100% per noi, che sarà per un paio di mesi o un paio d'anni, ma non posso condizionare le sue scelte. Sarei felice se lui rimanesse, ma anche io sarei felice di rimanere, perché le incertezze nel mondo del calcio sono queste. Scusatemi. Deciderà lui e sono contento che a prescindere da quello che farà, il calcio mondiale si godrà sempre un giocatore di alta qualità. Qui non devo darvi nessuna notizia perché sapete già, ne stiamo parlando anche noi, se ne parla in questi giorni del fatto che il Barcellona ha puntato su Bastoni e vorrebbe portarlo in Spagna, poi vediamo a quali condizioni, perché qualcuno parla di cifre ridicole per un giocatore come Alessandro Bastoni, anzi anche in questo siamo veramente assurdi perché abbiamo un talento del genere e stiamo cercando in tutti i modi di, togliergli valore. Veramente, ne ho parlato ieri, insomma, non so se avete, visto il contenuto, però anche questo secondo me è un modo per togliere valore al talento italiano. E allora Chivo ha un po' lasciato questa porta aperta, no, del fatto che forse Bastoni sta riflettendo sul suo futuro e potrebbe anche decidere di andarsene. Ha anche sottolineato una cosa vera, che a prescindere comunque chi avrà la possibilità di goderselo, si godrà un grande giocatore. In questo momento abbiamo noi il privilegio di poterci godere un giocatore del genere e lo stiamo mandando via. Lo stiamo, dico stiamo, ma non siamo noi nerazzurri a mandarlo via purtroppo, o meglio non purtroppo, cioè non siamo noi e purtroppo c'è un ambiente che lo sta massacrando in tutti i modi e lo sta portando anche ad una decisione del genere. Quindi non è una notizia perché di fatto Kivu non ha confermato nulla, però secondo me ci sono delle parole, no, dalle quali poi uno può percepire altro e qua la porta secondo me rimane un pochino aperta su un possibile addio di Bastoni, ma fatemi sapere anche voi se avete percepito, la stessa cosa. Un paio di altre cose su quanto è stato detto in conferenza, si è parlato anche di Pio. Chivu ha detto una cosa che non mi aspettavo, perché io avevo criticato la scelta di Gattuso di far battere il primo rigore a Pio Esposito, non per mancanza di fiducia nei confronti del giocatore, ma perché gli dai una responsabilità enorme in un momento molto delicato e forse magari ci sarebbe stato qualche altro giocatore di maggiore esperienza che avrebbe potuto, ecco, prendersi quella responsabilità lì. Chivu però devo dire che in questo mi ha smentita, perché ha detto che è stato Pio a insomma prendersi questa responsabilità e dire che voleva battere il primo rigore, e lui ha detto: "Questo per me è positivo perché da uomo di sport mi dimostra che insomma è un ragazzo giovane ma con tanta insomma che si prende ecco, le sue responsabilità". Quindi ci ha dato questa conferma in questo senso. Pio secondo me alla fine, al di là del peso che sicuramente porta addosso per aver sbagliato quel rigore, da quello che ha dimostrato finora secondo me è anche un giocatore molto maturo che saprà rialzarsi immediatamente. Spero che lo faccia nel minor tempo possibile perché serve veramente anche il suo apporto. Mi ricollego un attimo anche a quello che vi dicevo prima relativamente agli arbitri. Qualcuno ha provato a sfilargli la polemica, inerente al fatto che ci sono arbitri e designazioni arbitrali che vanno un po' a sfavore dell'Inter. Pensiamo ad esempio a Maresca, a Guida che hanno cioè dei quali sappiamo insomma che non vogliono arbitrare le partite del Napoli e vengono spesso messi al VAR o a VAR nelle partite dell'Inter. Chivu ha detto: "Io non spreco le energie per parlare di arbitri, insomma il mio compito è pensare alla miglior formazione da, mettere in campo e quindi io non passo il tempo, ecco, a parlare di arbitri o a pensare, ecco, a queste cose perché non sono, insomma, quelle che mi riguardano". Ha un po' dribblato la domanda in questo modo, ma onestamente, non mi aspettavo nulla di diverso. Allora, visto che Chivu comunque deve, preoccuparsi di quella che sarà la formazione, prima di chiudere con questo, contenuto vi mostrerò e vi mostro anche la probabile formazione di domani in quel di San Siro con Sommer in porta. Manca Bissek, quindi non sarà della partita insieme a Carlos Augusto, Bissek infortunato. Carlos Augusto invece è squalificato perché si è preso l'ammonizione da diffidato, a Firenze. Quindi il terzetto difensivo dovrebbe, rivedere Acerbi al centro della difesa, che non gioca titolare in campionato dalla partita contro il Lecce di gennaio, quindi è passato un po' di tempo, quindi dovrebbe ritornare Acerbi con Akanji che invece ritorna sul centrodestra e proprio Bastoni.
sul centro-sinistra, centrocampo con Çalhanoğlu, reduce dalla qualificazione al mondiale, speriamo che questo possa insomma anche portarlo ad avere, come dire, a livello di umore, no, una spinta maggiore, con Zielinski che invece è tutt'altro perché è stato eliminato anche lui, come gli italiani, con la sua Polonia, però sappiamo che su Zielinski insomma si può fare affidamento. C'è anche Mkhitaryan che torna a disposizione, Barella ovviamente a completare la mediana, sulle fasce Dumfries e Di Marco e poi coppia d'attacco Lautaro Martinez Thuram. Con un'ultima parolina su Thuram perché ne ha parlato Chivu poco fa, secondo me gli ha dato una bella scossetta, non diretta, forse indiretta, però io l'ho percepita anche così, perché Chivu ha detto io sono contento che si sia sbloccato con la Francia, soprattutto perché comunque diciamo che il provino per la convocazione al mondiale in Francia non è semplicissimo, visto che ci sono molti attaccanti e quindi sicuramente è servito a Thuram che sa che serve insomma questo tipo di cioè servono delle prestazioni positive anche per questo. Come dire, anche le prestazioni del club sono importanti per la convocazione con la propria nazionale, quindi in queste ultime settimane magari Thuram, tutti noi ci aspettiamo qualcosa in più, anche magari per questa cioè avendo questa motivazione aggiuntiva. Ragazzi che dire, io vi aspetto nei commenti per sapere un po' la vostra su quelle che sono state le parole di Chivu, cosa avete percepito di più, se c'è qualcosa che non ho detto che insomma per voi è stata rilevante e volete, sottolineare. Ovviamente vi leggo, ma soprattutto vi aspetto poi alle 19:30 qui su Passione Inter in diretta con tantissime cose, da dirci alla vigilia di Roma Inter. Nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast, se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.